Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questo grazioso elefantino molto carino, si presta veramente a tantissime cose. Potete realizzarlo alla misura che preferite, basterà utilizzare un uncinetto più grande, un filato più doppio e verrà più grande il vostro elefante e potete utilizzarlo in qualsiasi modo. Io ho aggiunto questo fiocco, ma potete aggiungerci anche un semplice nastrino, oppure potete decorarlo come più vi piace. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare il mio elefantino vado a utilizzare un uncinetto da 2,5 e un filato numero 8. Poi se lo volete più grande dovete utilizzare un uncinetto più grande, naturalmente anche il filato un po' più spesso, così verrà più grande. Per realizzare la testa facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Lavoriamo le 32 maglie per altri 7 giri. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e sono 30 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione e saranno 12 maglie basse. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica, diamo la forma e lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Proseguiamo per il corpo e facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Lavoriamo le 28 maglie per altri 5 giri. Terminati i giri facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie e riempiamo con l'ovatta sintetica. Dopo aver riempito bene facciamo ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Per le orecchie facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Possiamo staccare il filo, poi con acqua e filo andiamo a chiudere leggermente la parte superiore e poi andremo a cucire al lato della testa. Per la gamba abbiamo un anello magico di 6 maglie. Facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Per questo giro andiamo a prendere le maglie in costa e facciamo 12 maglie lavorate in costa dietro, quindi prendete solo la parte di dietro della maglia. Lavoriamo le 12 maglie per altri 2 giri normalmente. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 2 giri 10 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 8 maglie basse. Facciamo un altro giro di 8 maglie, riempiamo con l'ovatta sintetica e proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiudiamo la parte e poi andiamo a cucire al lato del corpo. Per le braccia abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo 3 aumenti solo nelle prime 3 maglie, in tutto saranno poi 9 maglie lavorate. Lavoriamo ora le 9 maglie però lavorate in costa e dietro. Lavoriamo 9 maglie però lavorate normalmente. Una diminuzione della prima maglia e saranno 8 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 6 maglie basse. Facciamo un altro giro di 6 maglie basse. Un aumento della prima maglia e saranno 7 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e saranno 6 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo staccare il filo e poi andiamo a cucire. Per la proboscide abbiamo un anello magico di 5 maglie, lo stringiamo e poi andiamo a lavorare 5 maglie basse però lavorate in costa dietro. Lavoriamo 5 maglie basse lavorate normalmente.
Un aumento nella prima maglia saranno 6 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 7 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 8 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 9 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 10 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 11 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 12 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire. Per prima cosa con ago e filo andiamo a cucire bene tutto intorno la proboscide, quindi la posizioniamo così e andiamo a cucire bene al centro, maglia per maglia. Prendiamo sia la parte del corpo, della testa, sia la parte della proboscide e cuciamo in questo modo. Volendo possiamo fermare con gli spilli e proseguiamo con la cucitura. Andiamo a fermare il filo sotto qui, chiudendo il nostro lavoro, andiamo a bloccarlo e poi lo tagliamo. Posizioniamo il nostro elefantino in questo modo e cerchiamo di dare bene la base e poi andiamo a fermare le zampine. Possiamo farlo in questo modo, in modo che sia mobile, e rientriamo il filo e lo facciamo passare lateralmente, quindi inseriamo nell'ago e facciamo uscire lateralmente. Chiudiamo bene la parte superiore così e poi usciamo di lato e dobbiamo fare in modo da inserire l'altra gamba alla stessa altezza, quindi posizioniamo così e fermiamo il filo anche per l'altra gamba. Quindi facciamo uscire il nostro filo dall'altro lato, poi rientriamo nuovamente e facciamo questo passaggio alcune volte in modo da rinforzare le gambe. Non tiriamo troppo, cerchiamo di sistemarlo in questo modo e ripassiamo più volte fino a quando sarà ben fermo. In questo modo le gambe potranno essere messe in questo modo oppure così. Se invece volete farle fisse potete andare a cucire maglia per maglia bene tutto intorno dalla parte interna, la posizionate così con gli spilli e poi andate a cucire maglia per maglia all'interno come vi ho fatto per la proboscide. Lo stesso lavoro lo facciamo per le braccia, andiamo ad inserire prima uno, poi facciamo uscire dall'altro lato così e posizioniamo anche l'altro e poi ripassiamo sulle due braccia in modo da bloccarle per bene. Dal lato e dall'altro. Se invece volete farle fisse basterà cucirle direttamente alla spalla. Possiamo inserire al collo un bel fiocco o un collare fatto semplicemente con delle catenelle e poi degli aumenti in modo da farlo venire arricciato al collo, oppure possiamo mettere un bel fiocco così e andiamo ad inserire gli occhietti. Possiamo usare sia questi in plastica che ricamarli e poi magari facciamo le ciglia, le sopracciglia e poi aggiungiamo le orecchie. Per le orecchie possiamo mettere un po' di nastrino all'interno incollandolo e poi andiamo a cucire la parte superiore e la andiamo ad applicare al lato della testa. Ho realizzato con il filo semplicemente nero la sopracciglia e ho messo un po' di filo bianco intorno all'occhio. Poi ho applicato all'interno dell'orecchio un po' di stoffa e ho chiuso in questo modo e ora vado a cucire al lato della testa.
E questo è il mio elefantino terminato, spero che vi piaccia. Il mio misura circa 16 cm, poi in base all'uncinetto che andate a utilizzare ho utilizzato uno molto piccolo, se utilizzate più grande verrà sicuramente più grande, quindi anche così il filato la stessa cosa, dovete utilizzare un filato più grosso, così verrà più grande il vostro elefantino. Spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.